e buongiorno. Siamo a Porretta Terme, adesso partiamo da qua per infilarci una valle laterale che ci porterà circa in provincia di Lucca. Andiamo a vedere prima di tutto un ponte molto antico, si chiama ovviamente il Ponte del Diavolo, si chiamano quasi tutti così, e poi da lì proveremo a svalicare il Passo Radice, però passando dal famoso San Pellegrino in Alpe. Dai, proviamoci e a dopo, ciao! Ok, benvenuti, bentornati, questo è On The Run. Siamo a Porretta Terme. Ho fatto un breve piccolo intro al bar, ma chi lo sa se si è sentito qualcosa, perché c'era un po' di casino, per cui facciamo di nuovo il riassuntone di quello che dobbiamo fare oggi. Oggi andiamo a vedere, prima cosa, il Ponte del Diavolo, che è un ponte abbastanza antico in una valle, credo in provincia di Lucca, per cui dovremo attraversare un po' tutta sta dorsale appenninica a fondovalle, una strada che non, insomma, un po' così, l'ho fatta qualche volta, l'ho sempre trovata un po' sgarrupata, però con anche il suo fascino. Dopodiché andiamo a vedere di provare a svalicare il Passo Radici, che abbiamo già fatto, però passando da San Pellegrino in Alpe, che se non ho capito male dovrebbe essere forse il più alto paese di tutti gli Appennini. E niente, andiamo. La giornata non è il massimo, si sta un po' nuvolando, non dovrebbe piovere, però chi lo sa, sempre in montagna bisogna tenere sempre un po' le dita incrociate, e c'è anche parecchio vento. Questa cosa un po' mi infastidisce, il vento tutte le complicazioni atmosferiche mi mettono sempre a disagio. Niente, dai, diciamo che questo forse è da considerarsi il primo giro della stagione, nel senso che ne ho già fatti 2 o 3, però uno a febbraio praticamente sotto casa, era giusto per fare qualcosa. Poi insomma c'era una giornata che, nonostante appunto la stagione fredda, però vedevo delle temperature accettabili, sono stato molto vicino. E poi un paio di giri nella bassa che diventano proibitivi d'estate perché fa troppo caldo per scendere. Io l'estate preferisco salire sempre nelle montagne, però ecco, insomma, questo sì è il primo giro in montagna. Sono un po' arrugginito, un po' delle insicurezze mentali, è un periodo un po' così. Sono abbastanza preoccupato per questo cazzo di vento, come vedete è proprio forte, e se è già così forte a fondovalle, figurati lassù in cima agli Appennini cosa sarà, perché insomma quel passo che vorrei fare è bello in alto, è un po' uno spauracchio per me, che sono anni che vorrei farlo, però so che quella strada che porta su è molto ripida, è molto stretta e mi ha sempre un po' spaventato. Perciò sì, cominciamo un po' la stagione dei giri in montagna con una bella difficoltà. Sì, questa strada è un po' mezzo incubo, però ci consente di tagliare, credo, tutto il gruppo del Cimone alle spalle, per poi appunto scendere dall'altra parte e poi insomma raggiungere questo ponte abbastanza famoso. In realtà si chiama il Ponte della Maddalena, ma come tutti un po' i ponti fatti in epoca non recente, gli hanno dato ovviamente il nome del Ponte del Diavolo. Ce ne saranno a dozzine in Italia di ponti del diavolo. Sembra che sto diavolo non abbia fatto altro che fare ponti. Ho letto da qualche parte anche che c'è una motivazione, o forse più di una, non so quale corretta, ne ho lette diverse. Una voleva che sì, essendo i fiumi un luogo molto spirituale, molto sacro, il fatto di violarli fosse una pratica demoniaca. Un altro
che diceva che siccome nel Medioevo si era persa la capacità tecnologica di costruire ponti che invece i romani facevano in maniera eccelsa, non sapendo come spiegare queste magie tecnologiche, le si attribuivano al diavolo. Se ne sapete qualcosa di più scrivetemelo. Ed ecco che entriamo in Toscana. Sì, davvero, queste valli sono proprio, non vorrei dire la parola inospitali, perché è una parola con un'accezione negativa, però sento insomma un po' questa loro durezza, ecco, questa loro severità. Sì, credo che abitare in queste zone non sia per tutti, ecco. Ok, mi sa che qui c'è il bivio che mi interessa a me. Comune di Bagni di Lucca. I Bagni di Lucca non dovrebbe essere tanto lontano dalla nostra prima destinazione, Vico Pancellorum. L'avevo letto sto nome, sa molto di impero romano. Beh, anche questo è un ponte abbastanza, no? Molto carino. Bello sto fiume. No, molto interessante questa strada, molto... Sì, selvaggia proprio. Bello, molto bello, guarda che bel fiume. Eccolo qua, il Ponte del Diavolo. E beh, dai, oh, c'ha veramente il suo perché. Guarda che bello. Molto bello. Proprio wow. Yeah. Ok, siamo arrivati alla nostra prima tappa, il Ponte della Maddalena o del Diavolo. Proviamo a fare le nostre cosine e dopo cercherò di raccontarne la storia, perché ovviamente, come un sacco di questi ponti del diavolo, c'hanno sempre una storia pittoresca. Ciao, a dopo. Ok, stiamo andando su a vedere un po' la sommità di questo ponte com'è. Ed eccoci qua in cima al Ponte del Diavolo o della Maddalena. È davvero molto alto, davvero bello. C'è tanto vento. Dai, vediamo un po'.
Ok, eccoci qui a Borgo Mozzano, davanti al Ponte della Maddalena, oppure detto il Ponte del Diavolo. È un ponte molto antico, voluto probabilmente da Matilde di Canossa per mettere in collegamento le due sponde del fiume Serchio, che è questo alle mie spalle con questo bellissimo colore. Allora, il ponte è edificato probabilmente verso il XVI secolo, ma poi rimaneggiato più e più volte, presenta una campata acuta davvero altissima che sembra sfidi le leggi di gravità. Le altre arcate sono asimmetriche e l'ultima è stata aggiunta in epoca recente per far passare la ferrovia. È davvero molto bello, molto imponente e come moltissimi ponti dell'epoca ha la sua leggenda. Tant'è che appunto viene detto anche più comunemente Ponte del Diavolo perché c'è questa storia che vede il suo costruttore disperato perché accortosi che non sarebbe riuscito a finirlo per i tempi stabiliti, fece questo patto col diavolo, il quale gli garantì il lavoro ultimato in una notte in cambio della prima anima che l'avrebbe attraversato. Il costruttore, resosi conto del suo gesto, si confessò col parroco che gli consigliò di far passare per primo un cane. Il diavolo venne gabbato in questo modo e si incazzò e si buttò nel fiume. Povero diavolo che insomma si è fatto tutto sto sbattone praticamente per nulla. Andiamo a fare un giretto sopra, vediamo un po' com'è e dai, a dopo. Ciao. Ok, eccoci qua, ci lasciamo il Ponte del Diavolo alle nostre spalle. È stata un'esperienza abbastanza traumatica. Io insomma ogni volta che prendo il drone in mano è un po' tema d'animo e inoltre lo stavo perdendo, già, perché c'era veramente tanto vento e me lo spostava. Io ero in cima al ponte che è largo 1,5 metri e chiaramente dovevo farlo atterrare lì, ma il vento me lo portava via, per cui non riuscivo a centrare sto ponte per farlo scendere. Un po' panico. Guardatelo qua dall'altro lato, bellissimo, davvero bellissimo, molto affascinante. Ecco, costruirci una ferrovia di fianco, anzi sotto, immagino non ci fossero altre alternative, ma a un certo punto è passato il treno, sento tutto il ponte non dico oscillare, ma l'ho sentito il treno. E adesso andiamo a farci un altro bello spavento, andiamo a farci venire un altro cardiopalmo a fare questa strada che un po' mi terrorizza. Stiamo andando su con un po' di apprensione perché questa strada mi ha sempre dato un po' l'idea di essere molto difficile, molto ripida. Speriamo bene. Eccola qua. Brrr. Infatti già vedo qua dei muretti che Dio boh. Voilà.
18% dipendenza. Brutto questo, E qui ho avuto un po' qualche defiance. Madonna che brutto! E eccoci qua, questo è San Pellegrino in Alpe e noi ci fermiamo giusto un attimo. Ancora la strada va su un bel po'. E dai, giusto un'occhiata a quello che, almeno quanto mi risulta, il più alto paese sugli Appennini. Va bene ragazzi, ci guardiamo un attimo intorno. Purtroppo la giornata non è bellissima. Dai, a dopo. Eccoci qua a San Pellegrino in Alpe. E sì, confermo, è il centro abitato, permanentemente abitato, più alto degli Appennini. E una curiosità, questo è un exclave, cioè è un territorio emiliano, però circondato completamente da territorio toscano. Adesso continuiamo la nostra avventura. Dai! Ed ecco che ci lasciamo alle spalle San Pellegrino in Alpe e ci inerpichiamo sull'ultimo tratto di strada molto ripido che ci porta a Passo Radici, dove noi siamo già stati però con un'altra strada. Comunque noi qua siamo passati dall'altra parte degli Appennini e ecco qua che si vede l'altro lato delle montagne. Eccoci qui al Passo Radici. Ora io che farò? Proverò a fare un'altra strada mai fatta finora con voi, cioè quella che va da qui a Montefiorino, che è un costone di strada bellissimo. Proviamoci. Me la ricordo, è un bel po' che non la faccio, ma me la ricordo come una strada stupenda, stupenda. No, ma guarda che belle ste curve, cioè sto proprio una più bella dell'altra. Sì, sì, me la ricordavo proprio stupenda sta strada. E va bene, adesso io magari mi fermo qua, cambio le battere, stacco un attimo e ci sentiamo quasi addirittura d'arrivo a casa, perché insomma qua il grosso l'abbiamo fatto. Sono stanchino. Later. Ok, eccoci quasi a casa.
Sì, ci abbiamo piegato un bel po' perché le strade erano veramente, quando siamo scesi nella bassa, erano proprio piene di camion, di traffico e di merda, per cui siamo passati da strade deserte, desolate, posti abbandonati, terre cittadine senza l'ombra di una vita, al casino pazzesco di giù. Insomma. E dai, io qua so con le pile un po' al lumicino, è meglio che ci salutiamo. Spero questo giro sia stato piacevole per voi. Perciò raghi, dai, ci aggiorniamo al prossimo episodio, alla prossima puntata. Questo è On The Run. A star bene raghi, ciao!